Buongiorno a tutti e parliamo di questa cosa che riguarda l'iniziazione. Parliamo dell'iniziazione, parliamo di tutto quello che è possibile per sapere se una via ancora aperta e se è possibile cosa sia veramente. Bene, bisogna capire questo, un attimo che così dico che si sente. Ok, bene, ora siamo tranquilli. Bisogna, ho sentito l'urgenza di far capire queste cose per quanto riguarda l'iniziazione dal punto di vista nostro, occidentale. Di solito si parla molto di iniziazione orientale, mi sembra anche logico molto spesso perché cioè in pratica lo yoga e tutte le altre varie cose sono molto conosciute ed è un'ottima e perfetta tradizione, chiaramente per coloro che sono portati e sono adatti alla tradizione stessa orientale, quindi alle tecniche che sono tante, voglio dire, persone, però c'è un però. Noi siamo occidentali con una forma mentis e psichica occidentale. Noi abbiamo un corpo occidentale, quindi abbiamo anche addirittura i punti di contatto con il sottile che sono differenti dati a secondo la razza. Cioè non c'è niente da fare, la razza a livello però non di discriminazione, cioè ogni cosa deve, un cane non è un canguro non è un serpente non è un pesce non è una formica non è un topo non è un uomo, no? Cioè, avranno certamente le stesse cose, però sicuramente sono disposti in maniera differente, no? Infatti se vediamo, andiamo a guardare un pochino queste cose anche nell'anatomia comparata, io parlo di queste cose, non sto parlando di altro. Quindi questo significa anche una capacità psichica differente, specialmente nell'iniziazione. Cos'è l'iniziazione? Beh, solitamente l'iniziazione è vista come in Oriente, come la capacità di abbandonare completamente il mondo per fare una vita spirituale. Di solito c'è il guru, il maestro, c'è l'anima grande o che ne so, un saggio, un rinunciante, un sannyasi, un maestro buddista, un taoista, un maestro zen e cose varie. In Occidente questo non c'è, cioè, in pratica l'unica possibilità di fare quello che fanno molto spesso appunto gli orientali è quello di andare in un convento oppure in un centro particolare in cui c'è la possibilità di rimanere, no, in ritiro, insomma, in pratica la vita occidentale è una vita che richiede esistenza, richiede movimento, il dharma, direi in maniera occidentale, la sapienza occidentale è di differente situazione, né inferiore né superiore. La differenza è che molti degli occidentali che si recano o che cercano la conoscenza orientale non sanno che in Occidente c'è la stessa cosa e addirittura dà la possibilità di cominciare dai primi gradini. Il problema è che chi la dispensa non ne sa neanche lui e quindi si ha l'idea di dover entrare in qualche ordine, istituzione, fratellanza, massoneria e cose varie, è libero di entrare chi voglia e di fare certe cose molto spesso che non sono neanche spiegate ma neanche comprese. Ve lo dico per esperienza, io ho fatto parte di tanti ordini, ne fa fede, testimonianza, tutti i diplomi che mi hanno dato nel tempo, voglio dire che sono là ad ammuffire, però ci sono. Quindi, ma il percorso iniziatico non era assolutamente spiegato, cioè venivi iniziato, per esempio, nella Golden Dawn, oppure nella Rosa Croce, oppure Fratellanza di Miriam, oppure Ordine Ammonio, no, ma Ammonio è una cosa diversa, scusate, Ordine Osirideo, oppure ordini magari minori non conosciuti, la massoneria stessa, e ti venivano date delle, delle conoscenze, ti venivano date delle cose che poi tra l'altro potevano essere anche molto interessanti perché in pratica no, se usate bene sono
quelli i modelli che si seguono. Il problema è se usate bene. Io nella mia esperienza non ho avuto mai, e dico mai, e ripeto mai, tranne quando entrai in contatto poi con l'ordine Ammonio. Mi dissi l'ordine Ammonio è un ordine che coopta, che poi lo chiamo ordine, in realtà è scienza ammonia, quindi è un ordine il cui vero nome tra l'altro è anche, non è mai conosciuto veramente. E quindi cooptare significa che non è che lo scegli tu, ti scelgono loro, quindi no. Quindi quello che sto facendo io è qualcosa di già differente su loro richiesta, sempre dell'epoca, di cominciare a farlo diventare un pochino più semplice per far capire questa cosa qua. Quindi che cosa succede? Succede che non ho mai trovato un maestro che sapesse spiegare bene il percorso iniziatico. Mi dispiace dire questo, sicuramente mi attrarrò rabbie, non è la prima volta, da parte di tutti questi nomi che ho fatto, ma è la verità, anche nel martinismo uguale. Io mi ricordo l'iniziazione martinista, l'ho spiegata, cioè, l'ho raccontata spesso, mi veniva da ridere, perché una persona che teoricamente doveva iniziare non sapeva neanche il rituale a memoria, e mi ricordo che c'era una mano, la candela, da una parte il pezzo scritto, e non riusciva a leggerlo e non riusciva a tenere in mano le cose, cioè, era più simile a una comica di Charlot, no? Che ha un'iniziazione vera e propria, così come quando sono stato iniziato nella Golden Dawn in un appartamento di Parigi, che doveva essere un tempio, e con tutte le frettolosità fatte dagli iniziati all'epoca. Meno male che poi le cose sono cambiate, voglio dire, no? Oppure quando sono stato iniziato in una soffitta così velocemente alla fratellanza di Miriam, o quando sono stato iniziato frettolosamente così dopo che ero andato a pranzo alla Rosa Croce, perché non c'è la conoscenza della vera iniziazione, e quindi fanno quello, poi ti danno, come diceva Crowley, sono stato iniziato, mi hanno giurato, mi hanno legato a giuramenti terribili, mi hanno dato l'alfabeto ebraico da imparare, e i pianeti, e le case astrologiche, cose varie, i segni, no? È chiaro che in questa maniera sono non precise le cose. È chiaro che, ecco, che una persona occidentale è scoraggiata, cosa diversa quando fui cooptato dalla scienza ammonia, e siccome ero molto scoraggiato di queste cose, non è che praticassi più di tanto, sì, facevo, anzi, praticavo più con le cose mie personali, cioè con il mio interiore, il mio sapere, no? E quindi poi quando conobbi, come ho sempre raccontato, un maestro ammonio, che io chiamo Antonio, ma non è, si chiama Antonio, le cose girarono diversamente, perché mi propose, cioè mi sottopose al vero tirocinio iniziatico, che ormai è rarissimo in Occidente e che sto tentando di ripristinare. Un tirocinio iniziatico non può essere fatto seduto in poltrona. Un tirocinio iniziatico non può essere fatto leggendo libri. Un tirocinio iniziatico non può essere fatto solamente con cose mentali, preghiere, oppure il ritualino che ti danno da fare giornalmente, poi quello mensile per la purificazione, poi quello annuale per scacciare i demoni dall'atmosfera terrestre, cose varie. No? Magari fosse vero, no? Però da quello che vediamo non è che abbiano avuto e che abbiano un grande effetto, ma forse perché non sono i riti fatti male, perché altrimenti non sarebbero sopravvissuti per tanto tempo. Forse chi li fa non gli viene insegnato da chi ce li ha e li dà per virtualità come farli, e quindi per farli funzionare. E da tenere presente che se non si è ben iniziati e se non si segue l'iter iniziatico iniziale, quindi per rompere un certo guscio, non è possibile che funzioni nessun rito, e si decade nella cosiddetta magia nera, oscura, nelle deviazioni, in tutte le cose che portano poi a uno psichismo molto basso, molto spesso di tipo medianico, che niente ha a che fare con l'iniziazione. L'iniziazione, quando c'è qualcuno, io conobbi a Roma una persona che mi disse, che mi parlò di un grande mago dell'epoca, non faccio nome perché chiaramente no, non so se è morto, se vive ancora, ma molto conosciuto. E mi si disse che, ah sì, interessato pure, sono interessato, vediamo, e
Mi si disse sì, sì, quando cade in trance appaiono gli angeli, e allora non è più un mago. Non ci andai più, perché chi cade in trance non può essere un mago è sempre, o un alchimista, o un ermetista è sempre continuamente cosciente sia del proprio corpo fisico che del corpo eventuale secondo o secundus o secundas materia o materia secunda che mette fuori, no? Mentre la materia prima è il corpo fisico e che usa in una certa maniera, quindi ma ne è sempre cosciente. Io a coloro che mi incontrano e che vogliono incontrarmi, e a quelli che fanno anche qualche corso o qualche cosa, non porto mai e non dico mai, ma dico guai a entrare in trance, perché la trance è come aprire la porta a tutte le schifezze che ci sono nella parte psichica più bassa in assoluto. Leggetevi un pochino Jung per capire che cosa voglio intendere. Ci dico Jung invece di dire i grandi maghi cosiddetti, perché magari è più dà un senso di più sicurezza alle menti occidentali. Sono veramente debitore, i maghi dovrebbero essere, quelli veri, dovrebbero essere debitori a Jung, perché per quanto sia uno psicologo, ma ha penetrato veramente molto dell'inizio della conoscenza iniziatica, e quindi può dare una spiegazione. Già solo il fatto che quando Jung non riusciva a risolvere un problema per una persona che andava da lui, molto spesso faceva fare la carta astrologica per vedere, e come da lui stesso ammissione trovava la chiave, e per non dire altro, no? E se leggete Jung vedrete che c'è un iter particolare che è lì è psicologico, psicoanalitico e psicologico, ma che nell'iter iniziatico reale è richiesto, ed è quello di rompere innanzitutto l'ascesso della personalità. Quindi, cosa che in Oriente è comprensibile, no? Si dice c'è l'uccisione dell'ego, il dominio dell'ego, il dominare l'ego, il bloccare l'ego, si parla tanto di questa cosa, ma poi si fa sempre la stessa vita. Cioè, io mi sono sgolato, se volete fare una vera via iniziatica in Occidente, il primo gradino è quello di abbandonare tutto quello che conoscete. Lo disse anche Cristo, no? Abbandona padre e madre e vieni e seguimi. Che significava? Significava abbandona i pensieri che hai di adesso dati a te da tuo padre, da tua madre, dalla famiglia e quindi dalla vita anagrafica, Riccardo Villanova, Giovanni, Francesco, quindi la vita, e prendi la tua croce. La croce significa sempre il tuo corpo, quindi non la sofferenza come è stata, no, prendi il tuo corpo, perché la prima iniziazione parte dal corpo, e sono deciso di parlarne perché è il tempo. Quindi è il tempo, ne ho accennato, adesso voglio parlarne molto chiaro. La prima iniziazione parte dal corpo, ma corpo che attualmente è bloccato dai desideri, bloccato da tabù, bloccato da cose che voleva fare, non voleva fare. Io quando mi sono trovato nell'iter iniziatico mi è stato detto devi rompere questo guscio che hai di legame con tutto ciò che hai, con le vecchie idee che tu hai, che ti portano a girare sempre intorno come un cane in pratica che gira con la propria coda.